Dalla Serie C alla Serie B, questo è l'obiettivo di oggi. Abbiamo superato l'Arzignano con il cuore, piegato la Triestina con la testa, domato il Padova con la grinta. Abbiamo visto crescere i nostri giovani e costruito una squadra che non molla mai, partita dopo partita. La classifica ci ha premiati, ma la strada è ancora lunga. Ora è il momento di spingere ancora più forte, perché la Pro Vercelli è pronta a scrivere un nuovo capitolo, e questo capitolo vogliamo scriverlo insieme. In questo episodio, dopo aver raggiunto matematicamente playoff, andremo veloci verso la fine del campionato e, se tutto andrà bene, giocheremo le partite di Supercoppa di Serie C con analisi approfondite. Detto questo, cominciamo e non perdiamo altro tempo. Prima di iniziare marzo impostiamo il nuovo programma di allenamento, l'ultimo modificato da me per questa stagione, perché nel finale voglio risparmiare energie con sessioni più leggere. Alleneremo tecnica, possesso palla, tattica e infine un focus sul nostro stile di gioco, per portare al massimo la conoscenza della tattica da parte dei giocatori. La prima partita di questo episodio ci vede giocare tra le mura amiche contro l'Albino Leffe, con la maggior parte dei titolari in campo e qualche riserva a quella. La gara è praticamente dominata, ma nei pochi tiri concessi rischiamo parecchio, e per fortuna Rizzo ci mette sempre una pezza. Passiamo in vantaggio grazie a Siafà, bravissimo a staccare di testa su un calcio d'angolo perfetto, e raddoppiamo poco dopo con Emanuello, che trova un altro gol dei suoi da fuori area. A metà della settimana successiva arriva la prima sconfitta stagionale in campionato. Il Varese si chiude bene, lasciandoci un possesso palla sterile al 63%. A loro basta sfruttare un errore di Carosso, che salta a vuoto su di un cross, per passare in vantaggio e difendersi fino alla fine. Nel weekend abbiamo subito la chance di rifarci, in casa contro l'Arzignano. Era fondamentale vincere per cancellare ogni strascico della sconfitta, e lo facciamo dominando gli avversari, che tirano 4 volte e sempre fuori dallo specchio. Contaldo ci porta in vantaggio a metà primo tempo, ricevuta palla a centrocampo, sprinta fino all'area avversaria, seminando i marcatori prima di battere il portiere con un gran destro incrociato. A 3 minuti dalla fine Carosso trova il cross per Comi, che in arretramento riesce comunque a dare abbastanza forza al colpo di testa per segnare. In questa stagione sto valutando da vicino i ragazzi in prestito, e quello che mi ha colpito di più per rendimento è Filippo Fiumanò. Oltre alla crescita, infatti, ha collezionato 35 presenze col Manfredonia, segnando 2 gol e servendo 3 assist da difensore centrale, mantenendo una media voto superiore al 7. Per questo mi sembra utile trattare subito il rinnovo. Con il procuratore ci accordiamo per un ruolo da titolare fisso, prolungando il contratto di 2 anni a 80.000 euro a stagione, con bonus contenuti. Nel weekend ci dirigiamo ad Este per affrontare l'omonima squadra, quasi retrocessa ma ancora non matematicamente. La partita è semplice e la dominiamo. Passiamo subito in vantaggio. Dopo 3 minuti Comi serve Iotti in profondità, che rientra sul mancino e batte il portiere sul suo palo. Una ventina di minuti dopo Comi raddoppia, sfruttando una sponda di Schienetti in modo non elegante ma sicuramente efficace, prima di chiudere tutto su rigore a inizio secondo tempo, spiazzando completamente il portiere. Nella settimana successiva non arrivano novità sulla firma, che si fa attendere, quindi scendiamo in campo contro la Virtus Verona. Giochiamo bene anche senza il portiere titolare, impegnato con l'Under 21, ma Franchi si fa trovare pronto e per vincere basta rigore a inizio ripresa, calciato perfettamente da Schienetti. Appena finita la partita Siafà chiede un colloquio, dice che ho tradito la sua fiducia non concedendogli più spazio dal primo minuto, cosa che non condivido, ma provo a rassicurarlo. Lui non vuol sentire ragioni e alla fine devo accettare la sua richiesta di essere ceduto, quindi nella prossima stagione dovremo acquistare 2 attaccanti. Qualche giorno dopo arriva finalmente la firma. Filippo Fiumanò si lega a noi per altri 2 anni. Un paio di settimane più tardi affrontiamo la Triestina in trasferta, con la possibilità di chiudere il campionato, ma finisce in pareggio, in una gara equilibrata e leggermente sfortunata. La Triestina si porta in vantaggio con Olivieri, che trova un angolo impossibile, ma reagiamo subito. Da un corner De Marino prolunga, Niang rimette in mezzo di testa e lo stesso De Marino appoggia a rete. Nel secondo tempo Panitteri trova Schienetti al centro dell'area e il suo tiro, leggermente deviato, spiazza il portiere e ci porta in vantaggio. Ma 20 minuti più tardi Marchetti colpisce un compagno tentando di rinviare, servendo quindi involontariamente l'attaccante avversario, che segna da 2 metri. A fine marzo questa è la classifica del girone A di Serie C. Nonostante la prima sconfitta e il pareggio con la Triestina abbiamo ancora 12 punti vantaggio sul Padova, che ci insegue al secondo posto. L'MVP di questo mese è senza dubbio Comi, autore di 3 gol e un assist in 4 presenze, e questo sarà l'ultimo MVP che vedrete, perché a fine video vi proporrò le nomination e voglio che siate voi a scegliere l'MVP della stagione, quindi rimanete connessi. Un altro dei giocatori attualmente in squadra, Francesco Contaldo, oltre a stupire nei numeri, sta migliorando decisamente le sue qualità. Per questo credo sia una buona idea rinnovare il contratto prima che vada in scadenza. Anche per lui il minutaggio sarà da titolare fisso, con uno stipendio di 67.500 euro, ma il prolungamento sarà di un solo anno. Ho provato a trattare per una durata più lunga, ma non c'è stato niente da fare. Carosso invece è uno dei giocatori su cui punto meno, ma essendo ancora giovane non voglio perderlo senza ricavarne nulla. Per questo motivo, al momento, è necessario rinnovargli il contratto. Ci accordiamo per un biennale
settimanale a 55.500 euro a stagione e attendiamo la firma. Ed eccoci alla partita decisiva. In casa contro il Lumezzane ci giochiamo la vittoria del campionato. Ci basta un punto, ma vogliamo chiudere alla grande. Non esamineremo nel dettaglio gli avversari, semplicemente ci godremo la partita insieme. Schieriamo quasi tutti i titolari, con gli unici a riposo e proprietari della fascia destra, sostituiti da Frey e La Rosa. Il Lumezzane dà il calcio d'inizio, ma siamo noi a prendere subito il controllo del gioco. Un triangolo ben eseguito libera Emanuello sulla fascia, che la mette al centro per Comi, bravo a staccare più in alto di tutti, ma il colpo di testa è impreciso. Poco dopo è ancora il nostro centrocampista a rendersi pericoloso. Penetra in aria e prova il tiro sul primo palo, ma il portiere riesce a deviare in angolo. A fine primo tempo abbiamo un'altra occasione. Condello, liberato al tiro da Comi, non è preciso e il suo tiro a giro finisce docile tra le braccia del portiere. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0. Abbiamo giocato bene, creato tanto e difeso con ordine, ma non siamo stati abbastanza precisi. Nel secondo tempo dobbiamo solo continuare a spingere ed il gol arriverà. Dopo 5 minuti Condello vede il movimento perfetto di Comi e lo serve con un filtrante. L'attaccante non ci pensa due volte e calcia forte verso la porta. Il portiere ci mette una mano, ma non basta evitare il gol del vantaggio. Continuiamo a spingere ed Emanuello con un filtrante alto libera ancora Condello davanti al portiere, ma la nostra ala non riesce a batterlo nell'1 contro 1. Al 79esimo battiamo un calcio d'angolo, la palla si alza, un nostro giocatore lotta sulla palla vagante che finisce a Contaldo, che calcia di prima intenzione fulminando il portiere, il quale, con tutti i giocatori davanti, non riesce nemmeno a veder partire il tiro. Nei minuti finali entra il giovane Franzoni al posto di Comi e subito ha un'occasione, con il portiere bravo a deviare sopra la traversa. Passano solo 3 minuti e Franzoni riceve palla sulla tre quarti, si gira e corre verso la porta. Una volta al limite dell'area lascia partire un tiro potentissimo che si insacca alle spalle del portiere, segnando il 3-0 per noi e il suo primo gol tra i professionisti. Questa è anche l'ultima azione di rilievo della partita. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine e possiamo festeggiare il titolo. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più ambizioso, vincere il campionato di Serie C, e direi che lo abbiamo fatto con merito, dominando non solo le singole partite, ma l'intero campionato. All'inizio della settimana successiva arrivano le due firme che stavamo aspettando. Sia Carosso che, soprattutto, Contaldo accettano le nostre proposte e prolungano il loro contratto con la Pro Vercelli. Ma non è tutto, perché sono arrivati anche i primi nuovi ragazzi della primavera e un paio sembrano davvero interessanti. Il primo che voglio mostrarvi è Giuseppe Bruni, centrocampista centrale di 15 anni, con doti tecniche già interessanti, ma ciò che più mi colpisce è la sua maturità mentale per un ragazzo così giovane. Ripongo molta fiducia in lui, e non solo in lui, perché anche Audrius Elosius, e non solo in lui, perché anche questa punta lituana di 15 anni è un altro prospetto da tenere d'occhio. Anche lui è dotato tecnicamente e ha un fisico già molto sviluppato per la sua età. A differenza del compagno dovrà migliorare sotto l'aspetto mentale, ma l'età è dalla sua parte. Ed ora possiamo correre verso la fine del campionato, vedendo velocemente i risultati delle ultime partite. Contro la Pro Patria continuiamo il nostro percorso fatto di solidità e concretezza. Ci basta il gol di Siafà al 14esimo minuto per portarci a casa i 3 punti. La settimana successiva affrontiamo il Padova, secondo in classifica, in una partita piena di colpi di scena. Prima andiamo sotto di 2 reti, poi rimontiamo, il Padova si riporta in vantaggio e negli ultimi istanti troviamo il pareggio, ancora una volta grazie a Siafà. Mentre la nostra Under 20 festeggia la vittoria del campionato, anche l'Under 18 ha concluso la stagione regolare con un ottimo bottino di punti e una sola sconfitta. Un percorso che le è valso il terzo posto e l'accesso ai playoff per giocarsi il titolo allievi. Per quanto riguarda la prima squadra, abbiamo disputato l'ultima partita di campionato in casa contro il Legnago, festeggiando ancora una volta il titolo davanti ai nostri tifosi e chiudendo con un'altra vittoria per 2-0, firmata da Condello con una splendida doppietta. Questa è la classifica finale: 28 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta, per un totale di 92 punti, che ci consegnano il titolo con 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda. Direi che ce lo siamo proprio meritati. Ora non ci resta che giocare la Supercoppa di Serie C, un triangolare che ci vedrà sfidare le vincitrici degli altri 2 gironi, Juve Stabia e Ternana. La prima avversaria sarà la Juve Stabia. Analizzando il report del nostro osservatore emergono pochi punti deboli ma interessanti. 4 dei 12 gol subiti sono arrivati da cross e la squadra parte spesso a rilento, subendo molti gol nei primi 15 minuti. Per questo, oltre a chiedere cross dalla tre quarti, chiederò un atteggiamento offensivo fin dall'inizio, cambiando la mentalità nei primi minuti di gioco. Il punto di forza che mi preoccupa di più è il loro controllo palla, perché unito a un buon dribbling e ai tiri da fuori può diventare davvero pericoloso. Per sporcare il loro gioco chiedo ai nostri di entrare decisi nei contrasti e ci prepariamo a cominciare questa partita. Scendiamo in campo con tutti i titolari a disposizione, l'unico assente è Condello, squalificato. La partita inizia e facciamo subito capire che non siamo qui per scherzare, ma per vincere. Iotti arriva al limite e calcia, il tiro è impreciso, ma è un primo segnale. Il secondo segnale è un cartello gigante. Paniteri appoggia per Schianetti che crossa a rasoterra, trovando Comi al centro. Controllo, girata e gol, 1-0. Dopo 20 minuti si fa vedere la Juve Stabia con un tiro da lontano che finisce abbondantemente fuori. Noi non ci facciamo intimidire, riprendiamo subito il pallino del gioco e torniamo in avanti. Iotti viene fermato in area, ma il rimpallo serve Iezzi, che crossa a rasoterra
sottoterra per Comi, il quale firma la doppietta con un tocco semplice ma efficace. Dopo 3 minuti Emanuello cerca gloria personale con un bel tiro e il portiere gli dice di no. Al 35esimo il turno di Panitteri, che controlla al limite, rientra sul destro e prova a incrociare. Purtroppo il tiro è troppo debole per impensierire l'estremo difensore. Nei secondi finali del primo tempo la Juve Stabia prova con un tiro dal limite, stavolta in porta ma debole. Facile preda di Rizzo. Andiamo a riposo sul 2-0 senza aver corso rischi e mantenendo sempre il controllo. Nonostante questo, il report di metà partita non mostra alcun punto in verde. Il secondo tempo si apre con Panitteri che recupera palla sugli sviluppi di un angolo e crossa lungo il secondo palo, dove arriva Iotti tutto solo. Così tanto solo che i suoi 168 cm bastano per colpire di testa e segnare il 3-0. Non serve più spingere, quindi decide di consolidare il possesso e gestire senza rischi fino al triplice fischio, che arriva dopo 4 minuti di recupero. Un'altra vittoria netta che non solo ci porta in testa al girone, ma ci regala anche 2 settimane di riposo, come da regolamento, mentre la Juve Stabia dovrà tornare subito in campo. I 15 cross tentati in partita hanno messo in difficoltà la loro difesa e dei 5 riusciti, 3 sono stati trasformati in gol, segno che la lettura della gara è stata corretta. Anche i contrasti più duri hanno contribuito al risultato, con gli avversari incapaci di rendersi pericolosi e in difficoltà nel mantenere il possesso. 2 settimane più tardi affrontiamo la Ternana, con la possibilità di conquistare il secondo trofeo stagionale. Dal report dell'osservatore emergono punti deboli interessanti. Subiscono diversi gol sia da lanci lunghi che da passaggi corti, e quindi scelgo la seconda opzione per non snaturare il nostro stile. Un altro punto debole sono i rinvii imprecisi del loro portiere, debolezza che sfrutteremo chiedendo ai nostri di pressare sui rilanci per recuperare subito palla. Tra i loro punti di forza non emerge nulla che richiede interventi specifici, ma se Brignola sarà in forma chiederò a uno dei nostri centrali di marcarlo stretto. Ma questo potremo scoprirlo solo a partita iniziata. Andiamo in campo con tutti i titolari, tranne Iezzi che lascia spazio alla rosa. La partita però non inizia nel migliore dei modi. Dopo appena 15 minuti Iotti si fa male a un piede ed è costretto a uscire, e dal suo posto entra Frey. Al 20esimo Condello parte in contropiede con una velocità incredibile, penetra in area e lascia il pallone a Schianetti, che però non è preciso e calcia ampiamente fuori. Pochi secondi dopo è ancora Condello a scatenarsi sulla sinistra. Questa volta lascia partire un cross perfetto per la testa di Comi. Per la nostra torre non esiste invito più chiaro, colpo di testa e gol del vantaggio. Al 32esimo si fa vedere anche Frey, che sprinta sulla destra con 2 uomini addosso, ma riesce comunque a crossare. Sul secondo palo c'è Condello che colpisce di testa e segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco, perché al momento il traversone era leggermente oltre l'ultimo difensore. Il primo tempo comunque ha lasciato sensazioni positive. Abbiamo giocato solo noi, con il 62% di possesso palla, 9 tiri, di cui 2 verso lo specchio, e 0 concessi agli avversari, rimasti schiacciati in difesa. Inoltre noto che il loro terzino destro è in difficoltà, con percentuali di contrasti riusciti davvero basse. Così, prima di rientrare in campo per la ripresa, chiedo alla squadra di concentrare gli attacchi sulla sinistra per metterlo sotto pressione. Nonostante creiamo molto, però, non riusciamo a renderci davvero pericolosi, almeno fino al 70esimo, quando da un calcio d'angolo arriva l'occasione giusta. Tutti mancano il pallone, che arriva al centro sui piedi di Contaldo, il quale deve solo spingere rete a porta vuota per il 2-0. Pochi minuti dopo arriva anche la terza rete dell'incontro. Frey appoggia per la rosa, che gli restituisce palla. La nostra ala destra calcia di prima intenzione verso il secondo palo, dove il portiere non può arrivare. Gestiamo senza difficoltà anche gli ultimi minuti e al fischio finale possiamo festeggiare. È stata una partita relativamente semplice, non abbiamo lasciato spazio agli avversari, che sono riusciti a tirare pochissimo, seppur di più rispetto al primo tempo. Con questa vittoria che ci consegna la Supercoppa di Serie C si conclude la nostra stagione, ma prima di chiuderla diamo un'occhiata a come sono andati i playoff dei nostri giovanissimi. Vittoria netta contro la Reggiana nei quarti di finale tra andata e ritorno. Poi, nonostante la sconfitta al ritorno in semifinale, sono riusciti ad accedere alla finale grazie alla larga vittoria dell'andata, dove hanno battuto 3-1 alla SPAL. In finale non hanno lasciato scampo all'Albino Leffe, superandoli con un netto 4-0. Un trionfo che, vista come era iniziata la loro stagione, segnata da una pareggita acuta, è quasi inaspettato. Ma nella seconda parte dell'anno sono stati semplicemente perfetti, come i loro compagni più grandi e come la prima squadra, e alla fine hanno meritato il titolo. E ora tocca a voi nominare l'MVP di questa stagione. Il primo candidato è un difensore, Davide De Marino. Nelle sue 36 presenze stagionali ha segnato 3 gol e servito 7 assist ai compagni. Qualche disattenzione difensiva non gli ha impedito di mantenere una media voto superiore al 7, risultando sempre decisivo con la sua fisicità. Il secondo nome in lizza è Francesco Contaldo. Il nostro giovane trequartista non ha sempre giocato titolare, anzi, spesso è entrato a partita in corso, ma nonostante questo ha messo a referto 11 gol e 3 assist, mantenendo anche lui una media voto superiore al 7 e contribuendo alla squadra con quasi 3 dribbling e mezzo riusciti ogni 90 minuti. Infine chiudiamo le nomination con Gianmario Comi. La nostra esperta punta centrale ha trascinato la squadra a suon di gol nelle sue 36 presenze, chiudendo la stagione con 16 reti, 3 assist e la media voto più alta di tutta la squadra. Un autentico trascinatore e un professionista serio, che ha continuato a giocare ad altissimi livelli anche dopo la cessione. Fatemi sapere nei commenti chi pensate debba vincere questo premio, e per oggi ci fermiamo qui, con la schermata che riassume i nostri obiettivi. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!